Ragazzi, buongiorno dalla bellissima località di Neive, sulle Langhe, in provincia di Cuneo. Siamo arrivati ieri sera nell'ex area di sosta camper di Neive, quella che fino all'anno scorso, gestita dalla mitica Giuseppina, era il fiore all'occhiello dell'accoglienza plein air nelle Langhe. Oggi purtroppo ridotta a semplice parcheggio condiviso auto e camper, senza più servizi ma gratuita. In ogni caso, l'area dove restano ammessi i camper è stata ridotta, destinando alle sole auto una bella porzione dell'intera superficie, con il posizionamento all'ingresso di una sbarra limitatrice in altezza. Speriamo che non debbano mai entrarci i mezzi di soccorso come i vigili del fuoco. Neive è un comune di quasi 3.000 abitanti, dei quali solo 300 vivono in paese, che si trova a poco più di 300 metri di altitudine. La sua origine è molto antica e risale addirittura all'epoca romana. Il centro storico, arroccato sulla collina, ha mantenuto l'antico impianto medievale, con le sue caratteristiche stradine in pietra e bellissimi palazzi in cotto. A far da cornice a questo scenario senza tempo sono le verdi colline ricoperte da pregiati vigneti, che si possono ammirare, oltre che dalle immagini riportate dal drone, anche con i propri occhi dai suoi numerosi punti panoramici. È qui che si producono famosi e prelibati vini, come il Barbera, il Dolcetto d'Alba, il Barbaresco ed il Moscato d'Asti. Dal parcheggio, grazie ad una ripida scalinata, arriviamo velocemente al borgo di Neive. Sbuchiamo in piazza Negro, dove spiccano due chiese, la parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e la chiesa di San Michele Arcangelo. Queste due chiese presentano architetture completamente diverse tra loro, ma questa non è l'unica differenza. La prima ha forme neoclassiche, con la facciata suddivisa in due ordini senza frontone nella parte superiore. Invece la seicentesca chiesa di San Michele è in stile barocco e sulla punta svetta un bellissimo campanile ricco di decorazioni e fregi anch'essi barocchi. Ma quando entriamo restiamo davvero sorpresi. Non si tratta infatti di una chiesa cattolica, o meglio lo era, ma è stata riadattata a chiesa di rito ortodosso macedone. Così l'interno è opportunamente arredato e decorato secondo i dettami di questa religione e ci sembra di trovarci in un monastero della Grecia. La chiesa è finemente decorata con molte opere d'arte seicentesche e settecentesche. È bello pensare che su una stessa piazza di un piccolo paese di campagna coesistano una accanto all'altra due chiese di rito diverso, senza creare disagio o imbarazzo a nessuno. Arriviamo così nella lunga Piazza Italia al centro del borgo e scopriamo che proprio oggi qui si tiene un animato mercato di prodotti artigianali. Restiamo affascinati dal banco della bravissima signora Rosanna, che realizza a mano dei bellissimi presepi in miniatura. Ci colpiscono soprattutto quelli costruiti all'interno dello chassis di legno di vecchi apparecchi radiofonici. Qui davanti ammiriamo anche il bellissimo palazzo del municipio, elegante edificio di colore bianco.
Ci inoltriamo poi nel dedalo di vicoli acciottolati, sino ad arrivare ai piedi della torre dell'orologio, originaria della prima metà del 200. Simbolo del glorioso periodo medievale in cui Neive ebbe statuto di libero comune, la torre comunale venne più volte abbattuta, ma fu sempre ricostruita ogni volta più alta. La torre è visitabile in certe date e orari al costo di 5 euro a persona. Salendo ancora un po' raggiungiamo un fantastico terrazzo panoramico, dal quale si ha una bellissima vista a 180 gradi sull'ambiente circostante, che arriva sino alla vetta del Monviso. Da restare incantati. Arriviamo alla porta di San Rocco, punto d'accesso meridionale al borgo. Subito fuori dalla porta incontriamo l'antica cappella rurale di San Rocco, antecedente al XV secolo e costruita a protezione dalla peste. L'interno è impreziosito dal bellissimo dipinto di San Rocco posizionato sopra l'altare, ma in questo periodo è reso ancor più interessante dalla mostra temporanea di opere dell'artista italiana Gabriela Piccato, che ha dipinto anche il San Rocco. Questi magnifici ritratti di donna sono veramente molto suggestivi e coinvolgenti. Ecco, qui abbiamo l'autrice di queste opere stupende, esposte nella chiesetta di San Rocco, e tu sei? Gabriela Piccato. E sei proprio chi? Sono di Neive, mamma di Neive, papà di Castagnole. Quindi originaria proprio di qua? Sì. Assolutamente. Come scuola cosa hai fatto? Perché... L'accademia liceo artistico e l'accademia di belle arti a Torino. Io sono nata a Torino, ecco. Quindi c'è scuola, insomma, ma si vede perfettamente. Sì, poi è stata tutta la mia, cioè io faccio la lettrice, per cui lavoro costantemente con acquarelli e oli. Ecco. Bellissima, complimenti, è bello il posto, stupendo e bellissimi i tuoi lavori perché lasciano senza fiato. Nella chiesetta di San Rocco. Sì, sì. Grazie, complimenti. Riprendiamo la nostra passeggiata, un po' a zig-zag perché ogni angolo del borgo presenta magnifici scorci che attirano la nostra attenzione. Ma è arrivata l'ora giusta e l'appetito non ci manca. Così entriamo nella tipica osteria Borgo Vecchio che ci era stata consigliata dall'amica Pina. È difficile scegliere tra i tanti piatti tipici delle Langhe che la cucina propone, ma alla fine il pranzo è stato ottimo ed il conto adeguato. Scendiamo un po' ed incontriamo la cappella di San Sebastiano, anche questa del XV secolo, ed impreziosita dal bellissimo quanto drammatico dipinto del Martirio del Santo, realizzato sempre da Gabriela Piccato. Continuiamo a scendere, passando sotto l'area sosta e percorriamo un breve tratto sulla strada, circondata da magnifici vigneti, finché, seguendo l'indicazione, arriviamo alla panchina gigante verde smeraldo. Ma bisogna fare attenzione, perché si scende su un breve tratto di terreno che potrebbe essere scivoloso. La posizione panoramica consente di allungare lo sguardo sino alle belle colline del Roero. Con questo abbiamo completato la nostra visita a Neive e torniamo ai camper, ma non senza inviarvi i nostri saluti congiunti con quelli di E Vado col Camper. Ciao!